Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Dopo tanto tempo parleremo nuovamente di Rollercoin. In fase di montaggio mi sono accorto che ci sono molti rumori di sottofondo. Ho cercato di minimizzare il problema attraverso degli effetti. Per questo primo video vi chiedo scusa, cercherò ovviamente di migliorare la qualità audio nei prossimi video. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. È da un po' che non ci sentiamo. Purtroppo quest'estate e anche questo, diciamo, inizio scuola è stato molto complicato, quindi alla fine non ho mai fatto video e quindi vi chiedo scusa perché ho ricevuto anche molti commenti a cui non sono ancora riuscito a rispondere e a cui risponderò al più presto possibile. E quindi vi ringrazio tutti per il supporto e ho visto che comunque nel frattempo che io non ho fatto video, comunque è aumentata la community, quindi ringrazio anche i nuovi arrivati e ovviamente vi invito come al solito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like per il supporto, così io possa anche ricominciare meglio a fare video. Detto questo, essendo passato molto tempo sono successe anche molte cose, non solo su Rollercoin, ma anche su altri siti. Andremo comunque a sviscerarle pian piano nei video, anche se comunque vi faccio già subito questa premessa, probabilmente al posto di fare una produzione molto altalenante dove per un certo periodo faccio 2 video alla settimana, per un altro 3, per un altro solo uno, poi magari per dei giorni, poi in 3 settimane non faccio nessun video. Alla fine ho deciso che semplicemente cercherò di fare sicuramente un video a settimana di base e poi se dovesse capitare ne farò più di uno. Un secondo comunque diciamo non programmato, ecco. Sicuramente vi dico che a novembre sarà diciamo, un periodo un po' difficile, in particolar modo a metà novembre perché inizio già gli esami di questa sessione, come appunto come al solito metà dicembre in poi. Detto questo passiamo subito all'argomento del video e come al solito però vi chiedo appunto di lasciare un like, di iscrivervi al canale, lasciarmi un commento se vi fa piacere e ovviamente di passare tramite il mio link in descrizione con il link affiliato per appunto per chi appunto volesse iscriversi a questa piattaforma, ottenendo così 1000 satoshi gratuitamente se appunto passaste dal link giù in descrizione. Bene, quindi il senso di questo video è fare un piccolo recap di quello che è successo. Diciamo è più una lista di cose che sono state fatte e che se hanno impattato positivamente sul sito verranno poi appunto spiegate in prossimi video e inoltre dare diciamo un mio piccolo responso, potremmo dire una mia probabilmente lamentela su questa nuova season, la season 6 se non erro, di Rollercoin. Ovviamente vi spiegherò il motivo di questa mia lamentela e al posto di fare come al solito che appunto spiegavo come prendere punti e altro, vi lascio diciamo le strategie e cose del genere a video passati, tra l'altro ve ne faccio passare uno in questo momento nei link in alto a destra della season, quindi è vero che per chi fosse nuovo magari potrebbe essere interessato, però alla fine ci sono sicuro ci sono tantissimi altri video su Rollercoin e soprattutto sui calcoli e quindi diciamo che facendo un video a settimana non converrebbe che lo faccia io, anche perché poi a quel punto sarebbe davvero un video enorme, che quindi probabilmente annoierebbe anche abbastanza. Detto questo, cosa è successo su Rollercoin? È finita la season di quella estiva, che è stata la prima season a durare 90 giorni se non erro, quindi davvero un lasso di tempo molto lungo, circa una volta e mezza rispetto alle vecchie season che duravano circa 60 giorni e all'interno hanno fatto anche vari eventi, in particolare il primo evento, quello tipo a un quarto della stagione, che è stato, almeno a mio parere, abbastanza un flop, è stato poco conveniente davvero per tutti, e poi un secondo evento che alla fine ha dato diciamo, lo stampo a tutti gli altri eventi successivi, che quindi rendeva più semplice raggiungere degli obiettivi e quindi vincere dei premi gratuiti. Ovviamente ricordiamoci sempre che tutti i premi gratuiti sono per tutti i giocatori, quindi significa che è vero che se siamo zero alla fine conviene avere un premio gratuito, però da questa concezione possiamo vederla anche da un altro punto di vista, ovvero che se noi abbiamo tante cose gratis,
alla fine tutti gli altri avranno anche cose gratis, quindi il nostro potere sarà praticamente misero e più vengono date cose gratis, minore sarà appunto il potere che otterremo, potere di minaggio ovviamente. Per chi fosse nuovo e questo fosse il primo video di Rollercoin, ovviamente non conviene guardare questo, quindi vi rimando a un altro video che vi passerà in alto nelle schede per appunto sapere come funziona il sito e diciamo grandi linee, perché poi ovviamente il sito si è anche evoluto e quindi a quel punto vi conviene poi, dopo aver visto quel video, tornare su questo o comunque su quelli precedenti rispetto a questo. Tornando quindi alla sezione eventi, diciamo che ora hanno fatto appunto un altro evento, in questo momento sul Season Pass numero 6, che è appunto, come dicevo, sullo stampo dell'altro, del secondo evento della season scorsa. Quindi diciamo che viene dato un miner molto molto potente a comunque ehm, a quelli che raggiungono un livello molto alto, difficile da raggiungere e soprattutto impossibile da raggiungere senza spendere RLT, come appunto in questo caso ci viene dato il Calaveras a 430.000 gigahash e i punti appunto vengono dati giocando ai giochi, quindi superando un livello, ovvero ogni 3 giochi dello stesso gioco vinto vi daranno 500 punti e poi spendendo i RLT che vi daranno 1000 punti. Alla fine ovviamente ci sarà la possibilità di moltiplicare e questo sarà fattibile in pratica spendendo, in questo caso RLT, che vi darà un increasing dello 0,2% per ogni RLT che viene speso. Quindi diciamo che aumenterete i premi di 1% ogni 5 RLT, il che significa che se voi doveste spendere ad esempio 6 RLT, arriverete a spenderne 5, e quindi prendendo 5.000 punti, e poi il sesto vi varrà per 2, perché avrete appunto un multiplier di 1 più 5 RLT per 0.2 e quindi fa 2. Alla fine avrete quindi non solo 6.000 punti, ma ne avrete 7.000, appunto 5.000 più 2.000 punti dovuti al multiplier. In ogni caso, se volete sapere quali sono i premi e quali sono gli obiettivi da raggiungere per avere determinati premi, ci sono dei leaker sul Discord di Rollercoin che appunto fanno vedere una tabella Excel dove ci sono tutti i premi e quindi diciamo che da lì potete avere più o meno un'idea su fino a che punto potete arrivare gratuitamente, ma allo stesso tempo fino a che punto potete arrivare se volete spendere qualche RLT all'interno. Inoltre in questo momento c'è anche un secondo evento, ovvero l'evento del crafting. Andando quindi, come al solito, sulla parte dello shop, possiamo andare a vedere il crafting offer. Quindi andando qua sopra andremo a vedere che c'è la possibilità di appunto craftare dei miner, in questo caso a tema Halloween, utilizzando le parti dei miner. Assolutamente non sono cose così semplici da ottenere, perché comunque 2800 fan e come tutti gli altri o giocate davvero tantissimo e quindi siete riusciti a prenderli, altrimenti diciamo che avete speso degli RLT per ottenerli e quindi alla fine non so quanto convenga. In ogni caso, per chi ne avesse tanti e non sapesse cosa farsene, sicuramente si può provare, si può optare per spenderli per ottenere appunto tutto questo. Inoltre, per fare diciamo una carrellata di nuove cose che hanno messo con questa season, hanno messo ovviamente anche il Season Store, quindi in pratica hanno inserito una nuova criptovaluta, che però è una moneta di gioco, diciamo un token, che è ottenibile semplicemente durante il pass e diciamo che scomparirà alla fine dell'event pass, dell'evento, cioè della Season Pass. E sarà possibile ottenere diciamo, alcuni premi spendendoli. In questo caso ne abbiamo ad esempio 2 che sono totalmente inutili, quindi vi consiglio proprio di lasciarli stare, e altri invece che sono molto più convenienti, come ad esempio i 3 miner. Miner che comunque saranno davvero difficili da ottenere perché in questo caso 25.000 seasonal pass, seasonal token non sono così semplici da ottenere. Ovvio, se giocate tanto si può fare, però comunque dovete stare molto attaccati a questa piattaforma e come potete vedere io in questo periodo non ci sono proprio stato, quindi men che meno per la piattaforma. Poi ci sono altre due loot box, una che vi darà appunto uh, dei pezzi, quindi delle parti, che in questo caso potrebbero essere spese per appunto craftare, come vi ho detto prima, dei miner, e poi un case che in pratica vi darà dei miner, uno davvero iper profittevole, 815 terahash sono davvero tanti, in ogni caso per 2000 seasonal token.
io probabilmente non giocando, praticamente mai facendo una sola giocata al giorno, ogni giorno della settimana, dovrei riuscire ad ottenere uno di questi case, che in fin dei conti a prescindere non è niente male. Dopodiché hanno messo tra l'altro anche una cosa molto attesa, ovvero il marketplace, che sinceramente però per me è davvero osceno, perché in questo caso diciamo che per chi vuole vendere il proprio miner tenderà a mettere un prezzo basso per far sì che sia il primo a essere comprato, perché in questo store, cioè nel marketplace, tutti mettono le loro offerte e a quello che vuole comprare quel miner specifico viene messa in lista per prima, ovvero l'unica che può comprare, quella che conviene di più, quindi quella che costa di meno. Quindi alla fine c'è una battaglia tra i venditori ad abbassare il prezzo del miner. Quindi alla fine si va a perdere tantissimo valore da questa cosa qua, quindi a meno che davvero non abbiate tantissimi miner inutili, o meglio, che non volete più e che riuscite quindi a trovare una convenienza nel venderli, diversamente è davvero una cosa molto molto difficile da utilizzare, quasi inutile. Al contrario però, per chi fosse nuovo e quindi chi volesse investire, alla fine questo potrebbe essere un ottimo momento, cioè nel senso il marketplace potrebbe essere un ottimo posto per fare degli acquisti, uno perché potete vendere le parti che si ottengono gratuitamente giocando, e dall'altra parte invece è possibile diciamo ottenere dei miner anche relativamente profittevoli a bassi costi. Poi beh, ovviamente qui ci sono in prima battuta ci sono quelli più costosi, come potete vedere ad esempio questo Paradox Unreal, quindi livello 5 che costa 8000 RLT, cioè ovviamente sono cose che sono infattibili da ottenere. Però per dirvi, se voi cercate ad esempio il mostro, che è quello che ho io, alla fine se guardate il prezzo di 37 RLT e se ci pensate voi lo comprate a 100, a 99, scusate, nello store normale, e quando è in sconto a 66 RLT, quindi davvero neanche la metà, e tra l'altro una parte se la tiene il roller coin, quindi capite bene che alla fine nessuno venderà queste cose. Guardate, infatti, se guardate quella che potete comprare è quella 37 e c'è sempre qualcuno con un prezzo molto simile. Questo perché la gente tende a mettere un centesimo di RLT in meno per far sì che salga, diciamo, in classifica e alla fine sia il proprio essere venduto, ma facendo così il prezzo scenderà sempre di più perché appunto la gente che lo vende tenderà ad abbassare sempre di più per vendere il proprio. Inoltre, quando noi andiamo a mettere in vendita il prodotto, non possiamo utilizzarlo dentro la nostra stanza e quindi alla fine perderemo, finché non lo venderemo, perderemo tantissimo, tantissimo mining, diciamo. Alla fine, l'ultima lamentela che in verità vorrei fare è sulla gestione dell'Event Pass, o meglio, non è tanto una lamentela in quanto per la sostenibilità del sito questo è probabilmente l'evento, cioè il Season Pass migliore, in quanto ci sono tanti livelli, se non erro 30 livelli, con ottenimenti, con diciamo barriera di superamento del livello altissima, 500 punti. Questo permette a chi, diciamo che, a chi gioca di comunque in qualche modo riuscire ad arrivare abbastanza in alto, ma allo stesso modo chi non ha tempo di giocare non riesce praticamente a fare nulla. Appunto, come dicevo, per la sostenibilità del sito questa qua è la cosa migliore e quindi diciamo che a livello economico sono d'accordo, a livello di come è sempre funzionato alla fine non mi piace più di tanto, però alla fine questo anche il sito deve guadagnarci e quindi diciamo che il sito sta cercando sempre di più di differenziare tra chi non gioca e chi invece è intenzionato a giocare, perché chi gioca fa sì che il sito vada avanti e invita altre persone e fa andare avanti l'economia del sito, mentre invece chi non gioca e sta semplicemente lì a minare, alla fine non è conveniente per Rollercoin. Inoltre hanno inserito diciamo molte più task sia dal punto di vista del season pass sia dal punto di vista del season token, e quindi come dicevo appunto alla fine chi gioca tanto riesce comunque ad ottenere anche buoni risultati, quindi alla fine sono d'accordo con la cosa che stanno facendo, però dal punto di vista di chi non può giocare perché non ha tempo, alla fine è molto sconveniente. Però appunto stiamo parlando di un play to earn, quindi alla fine è giusto che sia così.
credevo che con il marketplace avrei potuto finalmente acquistare il Season Pass, ma alla fine non credo mi convenga vendere questi miner, e quindi li terrò così. E oltretutto un'ultima cosa che in verità un po' mi ha dato fastidio è il fatto che chi ha mergato, quindi chi ha fatto il merge dei miner prima del release della nuova tipologia di merge, in pratica eh, vede i propri miner con la stellina praticamente buttati. Infatti, secondo me avrebbero dovuto almeno, non dico diciamo rimborsare, ma almeno far sì che quelli con la stellina passassero diciamo, alla nuova tipologia di merge, perché così questi qua non si possono né unire né fare nulla, perché alla fine rimarranno così per sempre. Quindi, detto questo, dopo diciamo, questa carrellata di cose nuove, ma allo stesso tempo di lamentele, come vi ho detto già all'inizio del video, questo diciamo, era il primo video per diciamo, ricominciare a pubblicare su YouTube. Quindi vi ringrazio tutti chi è rimasto fino a questo punto, e ovviamente vi invito a lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, perché sarebbe davvero utilissimo, e mi aiuterebbe tantissimo, mi sosterrebbe tantissimo. Ovviamente, come al solito, vi ricordo, per chi fosse nuovo e volesse ovviamente iscriversi a questo sito, di passare tramite il mio link, perché sarebbe un ottimo supporto. Ovviamente senza l'obbligo di inserire capitale all'interno della piattaforma. In ogni caso, passando dal link ed iscrivendovi attraverso quel link, otterreste 1000 satoshi gratuitamente direttamente all'iscrizione. Quindi, detto questo, grazie ancora, e ci vediamo a un prossimo video che spero arrivi il prima possibile.